Sono andato, andavo. I due tempi passati più utilizzati nella lingua italiana. Il passato prossimo e l'imperfetto. Oggi vediamo come usarli bene. Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Se sei nuovo su questo canale ti invito ad iscriverti, così supporterai il mio progetto e perché così non ti perderai i prossimi contenuti per migliorare il tuo italiano e conoscere l'Italia. Allora, noi sappiamo che il passato prossimo e l'imperfetto sono i due tempi principali utilizzati in italiano per indicare un'azione passata. Ma il problema è quando si usa il passato prossimo e quando l'imperfetto. Vorrei subito iniziare con un paio di esempi per confrontare questi due tempi. Ieri sono andato a correre al parco. Quando ero giovane andavo sempre a correre al parco. Quindi nella prima frase ho usato un passato prossimo e nella seconda un imperfetto. Perché? Beh, nella prima frase uso il passato prossimo perché sto parlando di un'azione conclusa in un periodo definito che ha confini precisi per quanto riguarda il suo inizio e la sua fine. In questo caso, ieri. La seconda frase, con il verbo andare all'imperfetto, quindi andavo, si riferisce ad un'azione che era abituale, ripetuta. Andare a correre al parco era un'abitudine del passato, ma non è chiaro e non è importante il momento esatto in cui l'azione è avvenuta. I confini tra l'inizio e la fine di questa azione passata sono indefiniti, non sono chiari. Vediamo un altro esempio. Il mese scorso sono andato 3 volte al cinema. Quando ero piccolo andavo al cinema. Nella prima frase ho un'azione ripetuta nel passato, però non uso il tempo imperfetto, perché so esattamente in quale momento sono andato al cinema. Quindi sono azioni con confini precisi nel tempo. Hanno un inizio e una fine. Quindi uso il passato prossimo. È sbagliato dire il mese scorso andavo 3 volte al cinema. La seconda frase, invece, che usa un imperfetto, è un'azione abituale che si è ripetuta tante volte. Quindi andavo al cinema tante volte, però non so di preciso quando, non c'è un inizio o una fine. In questo caso posso dire eventualmente quando ero piccolo sono andato al cinema. Questo cosa significa? Significa che sono stato al cinema una sola volta quando ero piccolo. Ci sono anche altre situazioni in cui posso usare l'imperfetto e il passato prossimo insieme nella stessa frase. Guarda questa frase. Mentre camminavo per strada ho incontrato Laura. In questo esempio c'è un'azione continua, in questo caso camminare, che è interrotta da un'azione precisa al passato prossimo. In questo tipo di frasi è molto comune trovare l'avverbio di tempo mentre. Vediamo un altro esempio. Simone è caduto mentre scendeva le scale. Stessa logica. L'azione puntuale, cioè la caduta di Simone, blocca, interrompe l'azione continua dell'imperfetto, cioè scendere le scale. Devi sapere che spesso scegliere tra passato prossimo e imperfetto non è semplice e intuitivo, neanche per un madrelingua.
Ti faccio vedere ad esempio queste due frasi. Ieri pioveva, faceva molto freddo. Ieri ha piovuto, ha fatto molto freddo. Vedi, queste due frasi usano l'imperfetto e il passato prossimo e sono entrambe corrette. Qual è la differenza? Di solito, quando faccio una descrizione di una cosa, una persona, un luogo, una situazione, preferisco utilizzare l'imperfetto, che enfatizza queste azioni contemporanee, cioè piovere e fare freddo. Queste azioni sono imprecise e danno una percezione di continuità nel passato. Nella seconda frase, invece, l'enfasi è sulla successione di azioni. Ho un'azione finita e precisa nel passato. Quindi la prospettiva di tempo e l'idea che vuoi dare alla tua frase cambiano il tipo di tempo passato da scegliere. Vuoi dare un'idea imprecisa del passato, vaga, non chiara? Beh, allora devi usare l'imperfetto. Vuoi invece descrivere un evento, un'azione che ha un inizio preciso e una fine precisa, definita? Beh, allora sceglierai il passato prossimo. Bene, spero che questo breve video su passato prossimo e imperfetto sia stato abbastanza utile. So che è un argomento complesso, ma spero di avere chiarito un po' le idee. Nel prossimo video faremo un test dove ti mostrerò tantissimi esempi diversi di frasi per esercitarti con questi due tempi verbali. Quindi non dimenticare di iscriverti perché sono sicuro che i prossimi contenuti ti piaceranno tantissimo. Intanto puoi esercitarti qui sotto con qualche frase nel mio sito web e qui a fianco troverai un'altra lezione utile. Noi ci vediamo presto. Alla prossima, buono studio!